Ciao a tutti! Come già siete abituati se seguite il canale, qui affrontiamo gli argomenti da entrambi i punti di vista, quindi anche un argomento bello tosto come la fedeltà può essere analizzato nei suoi pro e nei suoi contro. Incominciamo dai pro, va. I pro della fedeltà. Allora, sicuramente la fiducia incondizionata. Se si fa una scelta reciproca di fedeltà, questa scelta si basa ovviamente su una fiducia totale. Nel momento in cui l'altra persona promette di essere fedele e noi stessi lo promettiamo, la base è ovviamente una fiducia che ci fa pensare e sperare di superare insieme delle sfide grandi, le sfide che la vita ci porterà. Questo ci trasa al punto 2, cioè questa fiducia portata avanti chiaramente nel tempo, soprattutto direi negli anni, che cosa ci procura? Ci procura una stabilità emotiva, cioè l'altra persona diventa il nucleo o parte importantissima del nostro universo emotivo stabile e quindi ci dà questo senso di sicurezza, questo senso di potersi affidare uno all'altro in tutto quello che appunto succederà e questo, diciamo, nelle piccole grandi tempeste della vita ci fa stare più sereni, più tranquilli, sentiamo che non saremo da soli, che qualunque cosa succederà avremo sempre e comunque l'appoggio dell'altra persona, proprio perché abbiamo fatto una scelta univoca di fedeltà e quindi una scelta forte di focus nei confronti dell'altra persona. Terzo punto, alle volte sottovalutato ma importantissimo, è sicuramente la profondità dell'intimità. Sì, sto parlando proprio dell'intimità fisica. Quando si hanno relazioni mordi e fuggi, parlo dall'anno in giù, quelle di mesi, la sessualità tendiamo molto a standardizzarla perché comunque si esplora, ma se avete notato si esplora sempre un pochino seguendo un percorso tracciato, quello che è un po' quello che ci piace e meno magari aperti a quello che piace all'altra persona nell'intimità. Se invece abbiamo una relazione emotivamente stabile, basata su fiducia e fedeltà, anche l'aspetto fisico, e qui sta un pochino a noi, ok, non cadere nella quotidianità, ma cosa succede? Siamo più disponibili a esplorare. Perché? Perché sappiamo che l'altra persona non vorrà mai farci del male o metterci in difficoltà, perché nell'aver fatto una scelta di fedeltà, quindi una scelta forte, abbiamo messo in mano all'altra persona parecchio e quindi è stata una scelta di fiducia. E questo tipo di mindset che porta avanti le coppie fedeli nel tempo è un mindset che si riflette anche nella sessualità. Adesso che avete tutti gli occhietti a cuoricino, bene, bada bam, fulmine, scherzo, no, parliamo anche dei contro, perché? Perché essendo una scelta così radicale, chiaramente oltre ai pro, può portare anche dei contro. Il primo contro sono le tentazioni esterne. Non intendo in quanto tali, se uno è fedele, sta bene in coppia ed è la sua scelta, neanche le vede le tentazioni esterne. Quello che potrebbe succedere è che in un mondo molto pieno e con tante tentazioni esterne, penso semplicemente alla facilità di recuperare un vecchio amore, piuttosto che a qualcuno che conosciamo lievemente sul lavoro e la cosa potrebbe rimanere lì, poi inizia a metterci like sui social, noi rispondiamo con una faccina, loro con una battuta e lì avanti Savoia si apre la voragine dell'inferno delle tentazioni. Quindi in una scelta di fedeltà noi potremmo, ed è questo il contro, sentirci frustrati, proprio perché il mondo è molto pieno di tentazioni e la scelta di fedeltà portata avanti negli anni ha degli alti e dei bassi, ovviamente dovuti al nostro umore, a come stiamo noi, a come sta l'altra persona, alle difficoltà che stiamo passando, magari anche dei lunghi periodi di separazione dovuti al lavoro.
piuttosto che a 100.000 altre cose che nell'arco appunto di una relazione lunga intervengono, noi potremmo incominciare a sentire un senso di frustrazione nell'essere fedeli, proprio dato dall'idea delle 10, 100, 20.000 possibilità che abbiamo intorno, che diventano una sorta di continuo brilluccichio, e ogni tanto magari la gazza ladra che è dentro in noi potrebbe un pochino umanamente patirne. La monotonia. Non si è vanesi se si patisce la monotonia. Ognuno di noi ha il suo carattere. Ci sono persone che hanno la necessità di essere stimolate, molto stimolate, e quindi una relazione monogamica potrebbe essere uno scoglio, non perché non si ha un profondo affetto nei confronti dell'altra persona, ma proprio perché come siamo strutturati noi, cioè per questo nostro continuo bisogno di stimoli, e quindi potremmo patire questa univocità, questo avere davanti una persona che, per quanto vari nel tempo, fondamentalmente è sempre quella. Quindi dei partner estremamente creativi o estremamente curiosi che di primo acchito si accoppiano con partner più stabili proprio perché sentono il bisogno di radicarsi, potrebbe essere che pur avendo fatto, scusatemi, una scelta di fedeltà col cuore, nel tempo sentano questa monotonia come un morire dentro. A questo punto qui prevale l'affetto che si ha nei confronti dell'altra persona e quanto in realtà si percepisce la relazione attuale, quella che stiamo vivendo e che abbiamo costruito, come un valore. Se abbiamo forte questa idea e questo nucleo, chiaramente tuteleremo la nostra coppia come? Mettendoci un cilicio? No, parlandone con l'altra persona, spiegandole il nostro sentire e cercando di capire insieme come ovviare a questa monotonia. E credetemi, in una coppia che si ama profondamente, tra virgolette, è lecito tutto. Quindi, come dico sempre nel canale, e datemi retta davvero, lasciate da parte il facile giudizio, va bene? Potrebbe essere che una coppia, introducendo un terzo elemento, o giocando in modo differente, o creandosi degli spazi anche autonomi e rientrando poi nella coppia, per spazi autonomi intendo tutto, quindi potrebbe essere uno spazio fisico, come potrebbe anche essere il dire: guarda, so che hai questo hobby, ho sempre rotto le scatole perché la domenica la passiamo insieme, ma ogni tanto, che ne so, vai a fare sta cosa che ti piace, che non deve per forza essere contro, anzi deve essere pro. Quindi cercate di capirmi. Una coppia non è una cosa statica, è una cosa in evoluzione e sta a noi se ci teniamo all'altra persona e al concetto di coppia con l'altra persona. Quando iniziamo a sentire la monotonia che macina, invece che mugugnare, diventare nervosi e cercare altro a prescindere, coltiviamo sempre la comunicazione. Parliamone con la persona che abbiamo davanti, perché veramente potrebbe riservarci delle sorprese. Terzo conto, la mancanza di libertà personale. Allora, questo non è un dato di fatto, cioè non è che se si è fedeli non si abbia libertà personale, è sempre comunque la percezione che abbiamo noi. Quindi nell'essere in una coppia monogamica e fedele potremmo a un certo punto avere questa sensazione di mancanza di libertà. Come nel punto sopra, il consiglio è sempre: parliamone con il partner, cerchiamo di capire se magari siamo arrivati a un'età in cui un pochino non siamo così giovani e ci sembra di non avere più così tante possibilità di vita davanti, magari un momento in cui siamo bloccati sul lavoro oppure frustrati in altre aspettative, e spesso e volentieri si riversa sulla coppia quello che in realtà non è un qualcosa che ha così strettamente a che fare con la coppia, ma è un nostro sentire. Bene, ci siamo fatti questa chiacchierata sulla fedeltà e abbiamo visto come la fedeltà serenamente può avere dei pro
e dei contro. È una scelta importante, è una scelta però soprattutto ricordiamoci che rinnoviamo ogni giorno. Questo non vuol dire oggi ti ho detto che son fedele, domani ciao, cambio idea e ops. Sì, può succedere, ci mancherebbe. 100 teste, 100 idee. Però il senso è che è una scelta nostra, non ci obbliga nessuno e il bello della fedeltà in una coppia è proprio questo: ogni mattina, tra virgolette, "svegliarsi" e rinnovare una scelta, cioè dire: "La me di oggi, il me di oggi ha voglia ancora di rinnovare questa scelta". Questo, ci toglierà un pochino anche dalla monotonia, ci toglierà dal non parlare con l'altra persona e ci darà una sorta di focus che può davvero portarci nel tempo a questo tipo di coppia. Se non siete delle persone fedeli o questo non è il vostro sentire o non è chiaramente il vostro sentire in questo momento, non c'è problema, non è che siete più delle belle persone o più delle brutte persone, ok? Mi raccomando. Quello che è soprattutto, e lo dico per le persone che nelle fasi iniziali della relazione poi continuano a ribadire questo concetto: "Ah no, io voglio essere libero, non voglio essere fedele". Okay, ci sta. Ricordatevi però che primo non è una cosa verso l'altra persona, è una cosa vostra, cioè siete voi che non riuscite ad aprire un universo emotivo all'altro. Perché? Perché chiaramente una coppia fedele è uno scatto di fiducia che si ha e che spesso e volentieri non siamo in grado di fare, non abbiamo voglia di fare. Quindi anche questo cerchiamo di non focalizzare sull'altro, sul fatto che l'altro ci richieda la fedeltà, ma guardiamoci un pochino dentro noi e capiamo quali sono un pochino i nostri bug di sistema. Questo non vuol dire poi diventare dei fedeloni, ma comprendere che spesso e volentieri questa presunta libertà che vantiamo, di cui necessitiamo, è un mascheramento soltanto della paura. Fermo restando, ripeto, che ci sono delle coppie aperte con una confidenza e un rispetto totali, per cui vive Dio 100 teste, 100 idee, ma soprattutto 100 scarichi a terra. E questo è quello che mi piace portare sempre nel canale, il fatto di avere uno spunto in più di riflessione e poi ognuno di voi decidere veramente autonomamente qual è il suo sentire. Se avete dei consigli, se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se non vi è piaciuto, se avete un punto di vista vostro netto o se siete un pochino in un momento nebuloso, scrivetelo nei commenti che fa comunque piacere a tutti un confronto e essere in questa community di scambio che è diventata il canale. Grazie ancora e un abbraccio gigante a tutti.